Benvenuti o bentrovati! Come vi sarete accorti, i pinguini non sono tutti uguali, ne esistono diverse specie che impareremo a distinguere abilmente proprio in questo video, subito dopo aver compreso qualcosa in più sul loro stile di vita. I pinguini, o per meglio dire gli sfeniscidi, sono una famiglia di uccelli acquatici che pur discendendo da uccelli in grado di volare, hanno completamente perso questa capacità. Infatti, dopo anni di evoluzione, le loro ali si sono trasformate in pinne rigide e flessibili, a forma di pagaia, dotate di una muscolatura molto forte che gli consente movimenti agili all'interno dell'acqua. Anche le loro zampe si sono evolute a tale scopo. Infatti, il fatto che si trovano più indietro rispetto a quelle degli altri uccelli gli consente di ridurre la resistenza dell'acqua durante il nuoto, anche se allo stesso tempo sulla terraferma li porta a stare in posizione eretta e ad avere un'andatura goffa. Ma quando trovano una discesa ghiacciata si lasciano scivolare con disinvoltura sulla pancia. Comunemente si crede che i pinguini vivano solamente in Antartide e nelle isole limitrofe, e di certo è lì che va ricercato il loro centro di origine. Alcuni di essi però sono emigrati verso nord, percorrendo le correnti fredde, e si sono insediati in alcune coste del Sud America, del Sudafrica, dell'Australia e della Nuova Zelanda, e una specie abita addirittura vicino all'equatore. In realtà sulla terraferma soggiornano soltanto durante il periodo riproduttivo o per rifugiarsi dalle tempeste molto violente, e alcune specie stanno addirittura mesi senza farvi ritorno, trascorrendo in acqua la maggior parte delle loro giornate. I pinguini, infatti, sono predisposti per questo stile di vita, avendo un piumaggio idrorepellente, molto folto e senza spazi vuoti. Non hanno le ossa cave come gli altri uccelli e sono omeotermi, cioè in grado di mantenere costante la loro temperatura corporea, agevolati anche dallo spesso strato di grasso da cui sono avvolti, che all'occorrenza funge anche da riserva nutritiva. E la forma del loro corpo gli permette di affondare totalmente sotto l'acqua, dove sembrano siluri che avanzano in velocità. Di tanto in tanto emergono con un salto fuori da essa per respirare, e anche quando devono approdare sulle chiatte di ghiaccio fanno dei grandi salti, alti anche 2 metri. La loro doppia colorazione è un fattore molto importante per potersi mimetizzare dentro l'acqua. Infatti il bianco del ventre li rende poco visibili ai predatori che si trovano sotto di loro, mentre il nero del dorso fa sì che siano invisibili dall'alto quando si trovano in profondità. Tutte le specie di pinguino sono carnivore e mangiano piccoli pesci, calamari e gamberetti, in funzione della disponibilità nel luogo in cui si trovano e delle loro dimensioni. Gli animali da cui sono minacciati in mare sono invece le foche leopardo, le orche, i leoni marini, le otarie e gli elefanti marini del sud, mentre sulla terraferma vengono predati dalle procellarie, dai chionidi, dai gabbiani e dall'ueca, e questi attaccano principalmente i piccoli, ed è per tale motivo che gli adulti stanno sempre molto vicini ad essi. Il pinguino che vive vicinissimo all'equatore è il pinguino delle Galapagos, il cui nome deriva appunto dall'arcipelago che abita e in cui riesce a vivere grazie alla presenza della corrente fredda di Humboldt. È lungo al massimo 53 cm, con un peso di circa 2 kg. Le specie del suo genere di appartenenza, Spheniscus, si somigliano molto tra loro, ma si differenziano per alcuni aspetti, come la lunghezza del becco e i motivi bianchi e neri del piumaggio. Ad esempio, alcuni di questi li troviamo lungo la costa peruviana e cilena dell'Oceano Pacifico e sono i pinguini di Humboldt, anch'essi raggiunti dalla corrente fredda, che è molto ricca di sardine e acciughe di cui si nutrono. Essi possono raggiungere i 72 cm di lunghezza e i 3-5 kg, e da adulti sono contraddistinti da una striscia nera a ferro di cavallo sul petto e una bianca sulla testa, e nidificano in cave sotterranee, nelle grotte o tra i massi rocciosi. Il pinguino di Magellano, invece, si chiama così perché venne classificato nello Stretto di Magellano, ma è diffuso su tutte le coste meridionali dell'America del Sud, ed è un pinguino compatto e robusto, alto fino ai 45 cm.
Verso la fine di agosto, quando inizia il loro periodo riproduttivo, i maschi per primi approdano sulla terraferma per scavare il nido e tra la prima e la seconda settimana di settembre arrivano anche le femmine. I pulcini sono ricoperti da un morbido piumaggio grigio che pian piano viene sostituito da quello degli adulti, che è in grado di proteggerli dalle acque gelide, e la muta termina verso la fine di marzo, quando l'intera colonia sarà pronta per lasciare la terraferma e dirigersi verso l'oceano. E poi, sempre dello stesso genere, c'è il pinguino africano, noto anche come pinguino del Capo. Esso si caratterizza per la presenza di una maschera facciale di colore nero e di chiazze di pelle rosa sopra gli occhi, che sono in realtà delle ghiandole che gli servono per termoregolarsi. Infatti, in caso di aumento della temperatura, il sangue viene inviato in questa parte e raffreddato dall'aria, e quando ciò accade, le ghiandole diventano più rosa. Essi sono molto carismatici e popolari tra i turisti, che gli hanno affibbiato il soprannome di pinguino ragliante per via del suo verso, che somiglia a quello dell'asino. Rispetto agli altri pinguini hanno dei predatori aggiuntivi sulla terraferma, infatti vengono minacciati anche dalle genette del Capo, dalle manguste, dai caracal, dagli sciacalli e dalle iene, e il pericolo aumenta se non riescono a fare il loro nido al coperto, nelle cavità della roccia o scavando buche alte 50 cm. Nei mari della Tasmania, della Nuova Zelanda e lungo le coste meridionali dell'Australia è presente invece il pinguino più piccolo del mondo, che è il pinguino minore blu, lungo tra i 30 e i 40 cm e con un peso che non supera il chilogrammo. Esso ha un piumaggio di colore grigio-azzurro sul dorso e bianco sul ventre e anch'esso nidifica in cavità. In Nuova Zelanda è presente anche il pinguino occhi gialli, che è invece un pinguino di media taglia, che raggiunge i 65 cm di lunghezza e i 5-6 kg di peso. Esso ha tratti di piumaggio giallo ed è chiamato anche pinguino degli antipodi. Nidifica nelle foreste e nelle scogliere e oltre ad essere la specie più rara è anche quella più antica. Passando poi alle isole antartiche troviamo diverse specie, tra le quali c'è l'Eodipte ciuffo dorato o pinguino dalla fronte dorata, alto 65 cm, che si contraddistingue per la sua cresta dorata che mette in mostra durante il corteggiamento. Esso depone in genere un uovo solo, in cavità o fessure tra le rocce, all'interno di nidi costruiti senza una particolare arte, e solitamente è la femmina ad occuparsi della cova, mentre il maschio fa avanti e indietro dalla costa per procurare il cibo ad entrambi. Anche il pinguino crestato maggiore sfoggia la sua cresta gialla per attirare la femmina durante il periodo riproduttivo e cerca sempre la compagna dell'anno precedente. Invece, durante il resto dell'anno tiene il ciuffo tirato all'indietro, ai due lati della testa. La cova delle uova viene effettuata da entrambi i genitori, che nidificano nelle isole a sud e sud-est della Nuova Zelanda. Negli isolotti tra l'Antartide e l'Australia si trova invece il pinguino reale dal ciuffo dorato, mentre nell'Oceano Atlantico e Indiano meridionale troviamo il pinguino crestato di Mosley. Parliamo poi del pinguino saltarocce, le cui piume, lunghe e gialle ai lati della testa, sembrano delle sopracciglia. Essi abitano lungo le costiere rocciose e il loro nome deriva proprio dalla loro abitudine di saltare da una roccia all'altra. A 200 km dalla Nuova Zelanda si trovano le isole Snares, dove difatti vive il pinguino che porta il loro nome. Mentre l'Eodipte becco grosso viene chiamato così per via del suo massiccio becco di colore arancione. Il pigoscelide antartico si contraddistingue invece per la stretta striscia nera che corre attraverso la gola e le guance bianche, mentre il suo becco è nero, gli occhi bruno scuro e le pinne sono nere, ma con il lato interno bianco tranne che in punta. Il pigoscelide o pinguino di Adelia raggiunge 70 cm di lunghezza ed ha la testa conica e appuntita, munita di un becco grosso e corto. Inoltre, insieme a testa, dorso ed ali di colore nero, ha anche la gola. Si tratta del pinguino più diffuso sulle coste antartiche, ma la sua vita non è facile, avendo contro di sé un gran numero di predatori e la sua probabilità di sopravvivenza dipende soprattutto dal fatto di stare in gruppo.
Il nido che costruiscono consiste in un avvallamento contornato da ciottoli e i piccoli, dopo 2-3 settimane dalla nascita, si uniscono agli altri coetanei nei gruppi di allevamento. Ma poiché i pinguini non hanno il senso dell'odorato, possono fare affidamento solo sul senso dell'udito per ritrovarsi. Quindi, quando i genitori escono dall'acqua, avanzano verso il luogo di cova continuando a chiamarli e in tal modo i piccoli li riconoscono e tornano anch'essi al nido per essere nutriti. Il pinguino papua o pigoscelide comune invece è caratterizzato da una macchia bianca sopra ogni occhio, collegate tra loro da una fascia dello stesso colore che gli passa sopra la testa. Esso è alto dai 50 agli 80 cm e pesa fino a 8 kg ed è il nuotatore più veloce tra tutti i pinguini, riuscendo a raggiungere la velocità di 35 km/h. Per riprodursi si riunisce in colonie nelle zone costiere prive di ghiaccio della regione circumpolare antartica, dove la femmina depone 2 uova che cova alternandosi giornalmente con il maschio per circa 35 giorni. Poi c'è il pinguino reale, che raggiunge quasi il metro di lunghezza e pesa dai 9 ai 15 kg. Esso è caratterizzato da una macchia giallo-oro sulla regione delle orecchie e da una sfumatura gialla e arancione sopra il petto, e anche il becco lungo sottile appuntito presenta una zona arancio, mentre le zampe sono marroncine. Su questa specie è stato scoperto un fatto molto particolare, e cioè che lo stomaco di questi pinguini possiede proprietà antibatteriche, quindi possono immagazzinare il cibo per più giorni all'interno di esso, e ciò gli è molto utile, ad esempio quando per via di una tempesta non possono uscire in mare. La deposizione del loro unico uovo avviene su aree piatte prive di neve o ghiaccio di alcune isole antartiche. Ogni coppia ha a disposizione all'interno della colonia 1 metro quadro, senza però un vero e proprio nido. Questi pinguini infatti si alternano nella cova del loro unico uovo tenendolo tra le gambe e coprendolo con la loro piega ventrale, dandosi il cambio ogni 2-3 settimane, per un totale di 52-56 giorni. Quando nascono i pulcini sono privi di piume, ma dopo qualche giorno gli compare un morbido piumaggio e dopo 40 giorni si uniscono agli altri pulcini nei cosiddetti asilo nido, mentre i genitori vanno in mare per procurare da mangiare. Il più grande in assoluto è invece il pinguino imperatore, che raggiunge il 1,25 m di altezza e può pesare dai 20 ai 40 kg. Esso ha 2 macchie di un colore aranciato a livello delle orecchie e la parte superiore del petto che sfuma dall'arancione al giallo chiaro per poi passare al bianco, mentre il becco è nero e appuntito con il ramo inferiore di colore rosaceo. È una specie che si adatta molto bene alle immersioni profonde, poiché la sua emoglobina ha una struttura che resiste ai livelli di ossigeno molto bassi e le sue ossa sono sufficientemente forti da resistere alla forte pressione dell'acqua. Quindi, grazie a questi ed altri fattori, riesce a scendere fino a 600 metri di profondità, restando sott'acqua per 20 minuti. Inoltre è l'unica specie che si riproduce durante l'inverno polare e in tale periodo si radunano i grandissimi gruppi formati dai 20.000 ai 30.000 individui e approdano sul ghiaccio della terraferma, dove percorrono dai 50 ai 100 km alla ricerca di un luogo riparato dove nidificare. La scelta del partner in mezzo a migliaia di pinguini può richiedere fino a 8 settimane e poco dopo la deposizione la femmina consegna l'uovo alle cure del maschio, che lo terrà al caldo sotto la sua plica cutanea ricca di vasi sanguigni, rimanendo vicino agli altri maschi per ben 65 giorni, e nel mentre le temperature possono scendere fino a 60 gradi sotto lo zero e i venti soffiare fino a 200 km/h. Invece la femmina, subito dopo essersi alleggerita, si allontana verso il mare per nutrirsi dopo gli sforzi fatti e vi permane per alcune settimane, facendo ritorno poco dopo la nascita del piccolo e portando con sé all'interno del suo gozzo 3,5 kg di cibo, tra pesci, crostacei e seppie. Riprende con sé il figlioletto tenendolo al caldo della sua plica cutanea e il maschio è così libero anch'esso di andare a ristorarsi, poiché sarà molto indebolito e dimagrito. Esso farà ritorno dopo 3-4 settimane, mentre nel frattempo le femmine nutriranno i piccoli con una sostanza secreta nel loro gozzo.
Un altro periodo in cui i pinguini sono costretti al digiuno, poiché sono impossibilitati a nuotare, è quello della muta, mentre cioè le piume nuove emergono sotto quelle vecchie e quindi anche prima di tale periodo devono mettere su una buona riserva di grasso. Tra questi, quale pinguino vi ha colpito di più o non conoscevate affatto? Fatemelo sapere nei commenti, mentre io vi aspetto al prossimo appuntamento con un nuovo video per conoscere altri fantastici animali. Vi mando un saluto e a presto!